Le ultimissime notizie di calciomercato Inter, sia in entrata con diversi nomi che la società sta seguendo, sia in uscita con un nome in particolare che è tornato sulla bocca di molti in queste ultime ore, e sia sui rinnovi di contratto con due giocatori in particolare di cui si sta parlando e di cui parleremo anche all'interno di questo episodio, con un occhio però molto vigile, molto attento, che non lascia in secondo piano l'aspetto sportivo, perché domani c'è l'ultima giornata di questo bellissimo campionato che speriamo naturalmente possa diventare ancora più bello, con un risultato poco probabile dal punto di vista statistico, ma in cui secondo me sotto sotto crediamo tutti, soprattutto tutti voi che ci seguite su Passione Inter. Amiche e amici interisti e di Passione Inter, ben ritrovati quindi, nuovo contenuto di giornata in cui facciamo un punto della situazione sulle principali notizie di giornata. Facciamo un riassunto, dopo che per tutta la settimana ci siamo dedicati sia a questioni ovviamente di calciomercato che a questioni legate alla squadra e alla partita che si disputerà domani. Facciamo un punto di mercato e poi tutti focalizzati e concentrati sulla giornata di domani, che sarà storica in qualsiasi caso, anche perché tra l'altro è il 22 maggio e quindi per noi interisti è a prescindere una giornata storica. Cominciamo subito allora, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché ho tante cose di cui parlarvi, e partirei proprio dalla giornata di domani, in cui alle ore 18 scenderanno in campo in contemporanea Inter Sampdoria e Sassuolo Milan. L'ultima giornata, l'ultimo atto di questo campionato, in cui il Milan purtroppo parte da grande favorito, visto che gli basta un solo punto per laurearsi campione d'Italia. Io in questa settimana l'ho vissuta abbastanza tranquillamente, a differenza per esempio del nostro Lorenzo o di tanti altri, perché dentro di me temo che andrà come, diciamo, tutti ci aspettiamo, anche se, come ho detto in apertura, un minimo di percentuale di fiducia e di voglia la conservo. Non fosse altro che abbiamo una chance, giochiamocela. È inutile partire già prevenuti anche domani. Quindi mi raccomando, domani non dimenticatevi la live di Passione Inter, che inizierà ovviamente, visto che è una giornata speciale, non 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio, ma alle ore 16, quindi ben 2 ore prima. Avremo tante sorprese, probabilmente faremo una cronaca, io e il nostro Lorenzo, un po' rimbalzandoci la palla fra San Siro e il Mapei Stadium, con uno che seguirà l'Inter e uno probabilmente il Milan, ma lo vedremo. Domani quindi grande giornata, se dovesse accadere l'imponderabile, se dovesse succedere l'inaspettato. Non so cosa possa accadere, ve lo dico, potremmo andare avanti per ore e ore e ore, potremmo fare gesti inconsulti. Vi consiglio in ogni caso di seguirci perché davvero sarà una giornata storica. Quindi iscrivetevi al canale così non ve la perdete, e alle ore 16 saremo live. Un punto molto rapido sulle formazioni: l'Inter ha recuperato in settimana anche Mattias Vecino, ma purtroppo ieri ha perso Roberto Gagliardini per un'infrazione al piede sinistro, quindi dovrebbero essere, a meno di indisponibilità dell'ultima ora, tutti recuperati i ragazzi di Simone Inzaghi, ad eccezione appunto di Gagliardini. A livello di formazione, di fatto dovrebbero scendere in campo i titolari. Ci sono giusto due dubbi che sono un po' i soliti dubbi, mi verrebbe da dire. Il primo sulla fascia destra fra Dumfries e Darmian, con Dumfries però favorito, e poi il vero grande dubbio di sempre, ovvero l'attaccante da mettere al fianco di Lautaro Martinez. In settimana si parlava di un Correa favorito su Dzeko, nelle ultimissime ore è comparso all'improvviso il nome di Alexis Sanchez, che potrebbe cominciare a titolare. Sanchez che tra l'altro al 99% disputerà domani l'ultima gara in maglia Inter e sarà in buona compagnia. Venendo quindi al calciomercato, ragazzi, facciamo un breve punto della situazione, dicevo, su quello in entrata, quello in uscita e sui rinnovi. Parto da quello in entrata perché ci sono tre nomi di cui parlare. Il primo è Gleison Bremer, che è il difensore centrale che l'Inter ormai ha battezzato come priorità, ve lo stiamo raccontando anche noi da settimane. Ieri Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dicendo che, ammettendo di fatto la possibilità che in difesa il Torino perda Bremer. Mi pare abbia detto proprio: in difesa penso perderemo Bremer, quindi è abbastanza orientata la situazione. L'Inter ci lavora da tempo, anche qui ve lo raccontiamo da un bel po'. La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi fra i 20 o più probabilmente 25 e 30 milioni di euro. Occhio all'inserimento di contropartite tecniche, perché tra Radu, Pinamonti e altri giocatori il Torino monitora con attenzione alcuni profili, quindi l'Inter, per abbassare il costo cash, potrebbe trovare un accordo anche in questo senso. Quindi l'affare Bremer non dico che sia sicuro, ma è comunque probabile, perché per l'Inter è una priorità. E poi vedremo cosa accadrà intorno al nome di Stefan De Vrij.
Secondo nome Henrikh Mkhitaryan, lo sappiamo, è un nome che da 2 giorni è emerso in orbita Inter, molto divisivo. Ho già letto tanti commenti di tifosi che lo valutano come un eventuale buon colpo e tanti che invece passerebbero oltre. Io vi segnalo che proprio ieri il nostro Alessio Murgida ha pubblicato un approfondimento su Mkhitaryan, ve lo lascio per chi ci segue su YouTube nelle schede. Trovate comunque il nostro video sul canale, l'episodio podcast sulle varie piattaforme di podcasting e anche l'articolo scritto su passioneinter.com. Ve lo consiglio perché il nostro Alessio ci ha tracciato un po' un ritratto di chi è il giocatore armeno della Roma. È probabile che dopo la finale di Conference League che la Roma giocherà fra pochi giorni possano arrivare degli aggiornamenti. Vi do un brevissimo giudizio mio. Io mi colloco più dalla parte di chi considera questo colpo abbastanza interessante. È chiaro che è un giocatore di 33 anni, quindi non lo prendi per svoltarti il centrocampo. È anche vero però che, come diceva proprio il nostro Alessio, si sposa con la linea tecnica che l'Inter di Simone Inzaghi sembra stia perseguendo, a differenza della linea più muscolare e di forza dell'Inter di Conte. È un giocatore che ha esperienza internazionale, ha qualità, ha capacità di fare sia gol che assist. Se andate a vedervi i numeri recentemente degli ultimi anni in Italia sono interessanti in questo senso. Non è il giocatore più integro del mondo, pur non essendo, diciamo, un giocatore che si rompe facilmente. Tendenzialmente, ho visto rapidamente, si fa un infortunio più o meno lungo all'anno, più o meno, quindi non è il giocatore più integro del mondo, però secondo me a delle cifre contenute sarebbe un colpo interessante. Così come molto interessante sarebbe ovviamente il colpo Paulo Dybala, che è, secondo la mia modesta opinione, il giocatore che incarna le caratteristiche che più mancano e che più servono all'Inter di Simone Inzaghi, quindi quel giocatore che ti dà il colpo, ti può decidere la partita da solo con una fiammata e con una giocata. Lui sta spingendo molto, ormai la Juventus, lo sappiamo, lo lascerà andare a parametro zero. A quanto pare Dybala sta spingendo molto per venire l'Inter di Inzaghi, di Marotta, di Lautaro Martinez. L'Inter che lo valuta molto attentamente. A Marotta non è un mistero, piacerebbe molto portarlo a Milano ed è sempre più sicuro di poterlo fare, o comunque di volerlo fare, senza sacrificare Lautaro Martinez, come tanti giornali nelle scorse settimane ci dicevano, ma anche noi di Passione Inter abbiamo sempre detto non ha molto senso questo discorso. Eventualmente lo sostituisci cedendo Sanchez, quindi mandi via il cileno e porti a casa Dybala. E questa sembra essere la soluzione che ha in mente Marotta. Il contratto di cui si sta parlando in queste ore dovrebbe essere un quadriennale da 6-7 milioni circa, poi ci sono di mezzo dei bonus da dover considerare. Attualmente il piano dell'Inter sembra essere prendere Dybala che sostituisce Sanchez e, se possibile, aggiungere un altro attaccante magari un po' più piazzato fisicamente, e qui Scamacca naturalmente sembra essere il profilo che calza, con cui completare il pacchetto insieme a Lautaro e tutti gli altri. Un attacco che sarebbe molto interessante. Andiamo rapidi, calciomercato in uscita. Qui purtroppo, ragazzi, ci tocca parlare di Alessandro Bastoni, perché è vero che i giornali ogni giorno ci dicono che ne cederemo uno. C'è il giorno di Lautaro, il giorno di Barella, il giorno di Bastoni, poi Skriniar e tutti gli altri, Dumfries, eccetera, eccetera. È vero però, e questo è confermato, ragazzi, che Alessandro Bastoni ha tantissimo mercato in Inghilterra. Tante squadre lo vogliono, il City di Guardiola sembra essere la prima, anche il Tottenham, chiaramente se dovesse rimanere Antonio Conte, ed è abbastanza probabile, ma non solo, ci sono tante squadre che seguono Bastoni. Io purtroppo, ragazzi, devo ribadirvi quello che vi sto dicendo personalmente da tempo. Tutti i calciatori hanno un prezzo. Bastoni, secondo me, fa parte di quel gruppo molto ristretto di profili che l'Inter non cederebbe, se possibile. Però è anche vero che in questo calciomercato in particolare, se ti arriva un'offerta enorme, 70-80 milioni, è inevitabile mettersi a trattare, e come vi diciamo sempre vale per l'Inter ma vale per tutte le altre, anche se magari i giornali non ce lo stanno dicendo. Varrebbe per il Milan con Leao, per la Juve con De Ligt, eccetera eccetera, quindi vale anche per l'Inter. Di fatto, quindi, in Premier League, come sappiamo, ci sono tanti soldi che girano e tante squadre importanti, quindi non escludo al 100% che possa arrivare davvero un'offerta massiccia che possa far vacillare l'Inter, come però non escludo che Bastoni alla fine rimanga, non è, anzi, direi che è assolutamente credibile. A me personalmente spiacerebbe tantissimo se partisse Bastoni per due motivi. Il primo, che è molto legato all'ambiente ed è uno di quei giocatori che in questo calcio sempre meno diciamo emotivo ha già dimostrato tante volte di essere legato all'Inter, tante volte ha parlato anche
di un futuro come bandiera e come capitano, e quando perdi questi giocatori, a maggior ragione se sono pure forti come Bastoni, dispiace sempre tanto. Abbandonando un attimo l'aspetto emotivo, io sono preoccupato eventualmente dal punto di vista tattico, perché Bastoni secondo me è in questo momento nell'Inter, insieme a Brozovic, ma forse Bastoni un attimino di più, il giocatore più difficile da sostituire, perché la difesa a 3 di Inzaghi ci ha dimostrato quest'anno di avere nei due braccetti praticamente due ruoli fondamentali. Molto spesso la libertà che magari viene concessa al braccetto, soprattutto di sinistra, tant'è vero che anche Di Marco ha sempre fatto molto bene, dalla squadra avversaria è fondamentale. Riguardatevi Inter-Roma, ma anche altre partite, la stessa Juve-Inter di Coppa Italia quando è entrato Di Marco. Quindi sostituire un difensore centrale mancino di piede, giovane e che abbia sia la capacità di difendere, ma anche di essere un fattore in fase offensiva, temo che sia molto molto difficile e quindi potrebbe, diciamo, come dire, frenare un po' l'ingranaggio quasi perfetto, almeno a livello offensivo, dell'Inter di Simone Inzaghi. Quindi mi auguro che questo non accada, però lasciamo tutte le porte aperte perché è inevitabile che sia così. Capitolo volante sui rinnovi di contratto, vi dicevo 2 nomi, parto da quello meno caldo che è Samir Handanovic, per il quale dovremmo essere vicini ad un accordo definitivo. L'ingaggio di Samir calerà e dovrebbe passare sui 2,5 milioni netti, quindi dovrebbe rimanere per almeno un'altra stagione. Si parla di una possibile alternanza con Onana. Io francamente mi aspetto che Onana giochi la maggior parte delle partite, non si faccia un'alternanza del tipo 50 e 50, magari Handanovic può giocare almeno la fase iniziale della Coppa Italia e poi qualche partita, non so, l'Inter Salernitana di turno, con tutto il rispetto per la Salernitana, quelle partite che qualcuno si augurava potesse giocare Radu quest'anno per dargli un po' più di familiarità col campo. Ecco, mi aspetto che Handanovic possa fare così, esattamente come, questo è un esempio che ripeto spesso, nella Juve di qualche anno fa fecero per un anno Szczęsny e Buffon, quando si alternavano fino a poi aver dato a Szczęsny la titolarità definitiva dalla porta. Ecco, mi aspetto una situazione simile. Dall'altra parte Ivan Perisic, è il nome su cui sicuramente tutti stavate aspettando novità. Parto col dirvi che innanzitutto le informazioni che noi di Passione Inter vi abbiamo dato nel corso di questi giorni sono ancora più confermate, perché noi vi abbiamo sempre parlato di un accordo con l'Inter che ancora non c'è, come però non c'è nemmeno un accordo con la Juve, perché Perisic dà l'assoluta priorità all'Inter, con la quale si incontrerà tra il lunedì e il martedì della prossima settimana, quindi a campionato chiuso, a risultato raggiunto, speriamo positivo o negativo che sia, si incontreranno l'Inter e i procuratori di Perisic e si cercherà un accordo. Quindi ci aspettiamo delle novità nella prossima settimana. Oggi però la Gazzetta dello Sport riportava una possibile chiave di lettura che secondo me è molto interessante, con un Inter che l'accordo a livello di durata del contratto più o meno c'è, siamo sui 2 anni con la possibilità, qualcuno dice, di svincolarsi dopo 1, qualora Perisic lo volesse. Il vero nodo sono le cifre. L'Inter offre 4 milioni e mezzo barra 5 circa, questo è quello di cui si parla. Perisic vorrebbe partire dai 6 milioni ed eventualmente a salire. L'accordo che si potrebbe trovare, diceva stamattina la Gazzetta dello Sport, prevede un ingaggio fisso di 4 milioni e mezzo barra 5 con l'inserimento di alcuni bonus che sarebbero legati ai risultati della squadra e ai risultati singoli di Perisic e che potrebbero farlo arrivare alle cifre che vuole lui. Del tipo, io ti garantisco questi soldi che ti voglio dare. Se tu sei così bravo e così forte, così integro da ripetermi una stagione come quella di quest'anno e quindi nonostante l'età, che è il vero nodo della questione, mi garantisci tante presenze in campo e tanti minuti, allora io ti riconosco dei bonus che ti fanno arrivare alla cifra che volevi tu. Però ho anche la scappatoia, tra virgolette, della possibilità di non arrivare a quelle cifre qualora tu fisicamente crollassi e non fossi il Perisic dell'anno scorso, ecco. E secondo me è un accordo molto interessante. Lato Inter è una proposta veramente ottima, spero che Perisic l'accetti, perché di fatto ci si viene incontro reciprocamente e personalmente sarei molto contento di un rinnovo su queste basi, anche se poi bisognerebbe capire come si integrerebbe con Robin Gosens, che inevitabilmente vorrà più spazio. Queste ragazzi erano quindi le notizie di giornata, scusate se ho corso un po', ma non volevo che il contenuto diventasse lunghissimo, c'erano tantissime cose da dire. Vi invito, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, a lasciarmi nei commenti l'emoji dei pallini nerazzurri,
Abbiamo parlato di tanti temi, però domani c'è il campionato e si decide lo scudetto, quindi voglio che la sezione commenti di Passione Inter si venga inondata di pallini o cuori nerazzurri. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se volete attivate anche la campanellina per non perdervi le notifiche. Lasciateci un mi piace a questo contenuto. Domani, ve lo ribadisco ancora, diretta di Passione Inter per seguire tutti insieme Inter Samp e Sassuolo Milan a partire dalle ore 16, non mancate. Se volete sostenere poi il nostro progetto, cosa che per noi, ve lo diciamo sempre, è fondamentale per permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, potete o abbonarvi sul canale YouTube o ancora meglio abbonarvi direttamente al club di Passione Inter su www.passioneinter.club ed entrare a far parte della nostra splendida community che si sta allargando sempre di più. Per il resto ci vediamo questa sera alle ore 19:30 dove parleremo di tante notizie in diretta e ci focalizzeremo sia sullo scudetto che sulla questione mercato con i nomi di Dybala e Perisic che potrebbero integrarsi in un clamoroso eventualmente scambio indiretto di mercato fra Inter e Juventus. Ne parliamo stasera.